Buongiorno belli amici nostri, come siamo contenti! Ciao ragazzi, siamo sempre felici, ci dispiace per gli altri, Ci dispiace tanto per gli altri, ma noi, bene o male che vada, siamo comunque felici. Ma aspetta, e quando siamo su Poldo siamo felici. Però ragazzi, aspetta che mi faccio luce, però ragazzi, chi ci segue è felice di sicuro, di conseguenza. Quindi, allora, intanto benvenuti in un nuovo video. Seconda cosa, oggi non sarà un video particolare, non è successo niente di grave, quindi se te che sei serio vuoi cambiare canale, che lo cambi a fare canale. Allora, per esempio oggi prima di tutto andiamo a fare benzina, poi abbiamo un lavoro pazzesco da fare sul camper per quanto mi riguarda. Lavoraccio. Poi la mia Angelina ve lo dirà che cosa dobbiamo fare, mamma mia. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un lavorone ragazzi, oggi è il cambio delle lenzuola. Aspettate, aiuto. Anzi, le abbiamo già tolte, ma dobbiamo rimetterle, sì. Quello è il problema. Dobbiamo rimetterle. Va bene, dai, adesso andiamo a fare benzina, poi troviamo un posto, ci fermiamo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Dai, a dopo. Eccoci qua, siamo arrivati al benzinaio, adesso Carlo farà benzina, ma ragazzi, ma come siamo felici! Devo dirvi una cosa, era un po', saranno 10 giorni, 14 giorni, 2 settimane che non salivamo in camper e quindi siamo proprio emozionati oggi che siamo ritornati, sentire il profumo che c'è del nostro camper e che dire, che bello il camper! Allora Carlo, fai il pieno che partiamo. Pieno, signorina. Andiamo in Toscana di nuovo. Toscana. Ma che Toscana? Toscano. Magari. Per fare benzina, dico, bisogna pagare per forza. Purtroppo sì, qua si paga anche l'aria che si respira, ragazzi. Che brutto mondo! Cioè, il mondo sarebbe anche bello in verità, però c'è sempre da pagare, ma non se ne può più. E io pago. Non c'è un minimo di rispetto per i carovaggi, dobbiamo pagare tutto. Ma come si fa così, Angeli? Come si fa? Lo stavo dicendo io che qua purtroppo è bello andare in camper e tutto, ma si spende, ci vogliono tanti soldini e purtroppo. Che bisogna lavorare. Angelo, ho messo la super. Oddio! No, scherzo. Disgraziato. Manca solo questa. A me è capitato una volta, stavo andando da mia sorella in Liguria, Vezzano Ligure, stavo andando. Niente, sono andata a trovarla da sola con la macchina e sono stata qualche giorno, poi quando sono ripartita per tornare a Brescia mi sono fermata alla pompa di benzina. Ragazzi, invece di fare il diesel ho fatto la benzina. Meno male che me ne sono accorta subito, non ho accesa la macchina, però ero lì in panico perché ero da sola, stavo viaggiando da sola in macchina, Carlo non c'era e ho iniziato a piangere, ho detto adesso come glielo dico a Carlo che ho combinato questo guaio. Volete sapere alla fine cosa è successo? Alla fine è successo che Carlo ha dovuto partire da Brescia con la pompa, quella aspira liquidi, e mi è venuta a recuperare in Liguria. Ecco, poverino, si è fatto tutti quei chilometri con me che piangevo al benzinaio, la pompa di benzina, però il mio amore quando sono in difficoltà subito parte, corre lui, vero? Sì, parte, basta che sento parte io parto. Dai, adesso rido e scherzo, ma me la sono vista proprio brutta. Un bel guaio quella volta, un bel guaio. Ti ricordi di notte là? Però adesso pensiamo ad altro, Angeli, pensiamo a mettere le lenzuola. A mettere le lenzuola, cavolo. Ecco, adesso troviamo un posticino e dobbiamo fare questa cosa. Tralasciando le cose passate, che ormai sono passate, benzina è stata fatta e adesso si corre a fare il carico dell'acqua. Andiamo a Travagliato, che c'è un cimitero che posti, ragazzi. E noi di solito quando dobbiamo partire per preparare il camper e metterlo, riempirlo d'acqua e tutto, andiamo sempre lì. È gratuito, sì, e adesso tanto vi portiamo e vi facciamo vedere anche se abbiamo già fatto dei video lì, va bene? Comunque da notare la cintura, perché sono stata rimproverata, avete ragione.
stagione, ma adesso la metterò sempre perché è giusto dare il buon esempio. Guardate che bella cinturina, c'è niente da dire. Non si dicono le parolacce, Carlo. Vabbè, non dico niente, non ragazzi. si vuole fermare ai semafori, dice che palle. Dillo ai nostri amici. Non so niente. Sì, siamo fermi, il semaforo c'è, però cosa ci vuoi fare? Questa è la strada. Comunque, Che fa questo qua? la gente non so cosa fa. Era davanti a noi, si è fermato. Eccolo là, gli alberi, i rami. Tra l'altro, ragazzi, siamo qua, stiamo preparando Poldino perché ci sarà una sorpresa, spero gradita per voi. Per noi sì, sicuramente, ma di questo non ne voglio parlare perché lo scoprirete poi nel video successivo, giusto Carlo? Sì, non dico niente, vedete, non posso parlare, non posso. Però parlo io perché vi posso solo dire che è una bella, ma molto bella sorpresa. Questo qua è il cimitero e lì c'è la colonnina dove puoi riempire l'acqua, è tutto gratuito. Questa qua è un'isola ecologica, guardate, bello grande. E approfittiamo che siamo qua, ci siamo messi qua, vedete, in un angolino, non disturbiamo nessuno e facciamo il nostro cambio di lenzuola, insomma le nostre cose. Allora la mia Angelina è subito all'opera intanto. Sì. Aiuto. Almeno dare una passata veloce perché l'ultima volta dove eravamo stati c'erano un po' di sassolini e sono rimasti in camper per ricordo. Allora, prima di incominciare, allora guardate Prima di iniziare si dice. Prima di iniziare, guardate che mezzi tecnologici che abbiamo adesso su Poldo. Angeli, inquadra. Guardate qua, abbiamo messo un super neon, così mai più al buio ma davanti. dico mai più al buio. Sì, tra l'altro vai dietro che gli facciamo vedere che fa questo, guardate ragazzi, questo è mobile, lo possiamo far arrivare fino a qua, così vedete? Quando faremo le live non Abbiamo saremo la mai luce più al buio. E poi anche quando guidiamo, se siamo in una situazione diciamo così di buio, noi avremo la luce. E ne abbiamo due adesso, una l'abbiamo messa qui mobile e l'altra naturalmente è qui. Bello, belli illuminati. Noi abbiamo dei mezzi potenti ragazzi, mica come voi. Comunque il nostro Poldo è vecchiotto, quello che volete voi, ma che felicità ragazzi quando siamo sopra. No Carlo, dobbiamo farlo, veniamo a vivere in camper, ti prego. Mettiamoci alla luce del sole, qua, eccola qua. Veniamo a vivere in camper. Dimmi, che vuole signora? Dai, molliamo tutto e stiamo a vivere in camper. Molliamo tutto. Tutto. Basta, molliamo tutto, ciao. Eccoci qua, adesso noi qua, guardate qua. Per poter mettere le lenzuola sopra dobbiamo prima svuotare tutto quello che abbiamo sopra e poi si inizia a fare il letto. Vi dico la verità, rifare il letto, quello sopra, non ve lo dico neanche, preferisco andare a lavorare che rifare il letto del camper, però detto questo, che devi fare? Bisogna rifarlo. C'è poco da fare. Intanto mi arrampico. Se vuoi puoi accenderti la luce lì Carlo, Abbiamo la luce? No, aspetta, devo accenderla da qua io, scusami. Ecco qua. Almeno. Purtroppo è così, è complicato qua sopra, però poi di là dove dormo io è abbastanza un po' più... Insomma, però dai, insomma. non è così difficile come... Non è difficile, tanto lo faccio io. Avete capito? Avete capito come funziona? Non è difficile. Fallo tu, Carlo. No.
le cucine qui, però la fodera Non l'hai portata? l'ho lasciata a casa, vabbè, la prenderemo, no problem. Metti il cuscino che tanto. Ok, adesso andiamo a fare il mio. Allora, intanto inizia la battaglia, perché la battaglia non inizia dal letto in fondo, inizia da infilare le coperte praticamente Piumino. dentro alla Cioè, piumino fodera. dentro- Ecco, e già questo dentro un camper, per farlo, lo sapete Sacco. meglio di me, non ci stai più nel camper praticamente. E vai col valzer. Teniamo la lucina qua, anche quando serve almeno. Ecco. Comunque, se volete vengo anche a domicilio, se volete vengo anche a domicilio, vi faccio il letto, vedete come sono bravo? La testata di qua, una gomitata di là e il letto si fa pure rima. Castralo bene, se no è un casino. Bene, Ecco qua. peccato che c'è poca luce qua. Apri un po' la tendina, almeno si vede qualcosa. Eccoci qua, Ok, quello sotto è fatto, adesso mettiamo il sopra. le lenzuola adesso. No, mettiamo il sacco. Ah sì, brava. Ah, già fatto, il mio si fa presto. Bene, il letto l'abbiamo fatto e adesso, già che siamo in ballo, una nostra follower ci ha chiesto in un commento se potevamo fargli vedere il camper. Allora, visto che siamo in ballo, c'è un po' di disordine perché capirete siamo appena entrati, però adesso facciamo una bella carrellata del nostro poldo, così l'accontentiamo. Allora, adesso ci addentriamo nella mia camera. Questa qua è la mia camera. Lì ci sono i miei sportellini dove metto la mia roba, e anche qua sopra e anche sul letto. C'è una scatolina là dove appoggio tutto, e questa è la mia camera, il mio lampadario, vedete che bello, bellissimo. Io sono molto orgogliosa del mio lampadario. Poi qua c'è il reparto caffè. Adesso non badate al disordine che siamo appena entrati, ma c'è il reparto colazione, vedete i mestoli, la nostra macchinetta del caffè. Poi sotto qua teniamo il pentolame, vedete, pentole, pentoline, padelle. Poi qua sotto il letto abbiamo un ripostiglio, vedete, io tiro sulla tendina e abbiamo un bel ripostiglio. Questo è il secondo frigo, ma poi c'è tutto qua in fondo, vedete, c'è uno spazio immenso, non si direbbe, ma è enorme. E ci mettiamo tutte le cose che non utilizziamo spesso. E questo è il dietro. Poi qua abbiamo il lavandino, vedete, la cucina con 3 fuochi. Poi qua proprio sotto il lavandino abbiamo un altro scompartimento dove io tengo tutti i prodotti, candeggina, sacchetti, guanti. Qua sotto c'è la caldaia, è buono. Qua abbiamo un frigo trivalente che adesso è vuoto, è abbastanza capiente anche, non ci lamentiamo, però è sempre piccolino. Qua c'è mio marito, bellissimo. Piacere ragazzi, piacere. Piacere, Angelina. Allora, vi faccio vedere una cosa anche, vedete il tavolo? Questo è il Si tavolo dove alza pranziamo, e si ceniamo. toglie. Fai vedere bene? Vedete qua? Guardate come si allunga bene. Qua praticamente io potrei metterci anche le braccia, è bello stabile, diciamo così, perché abbiamo 2 fari che escono da sotto. Sì, abbiamo 2 sostenitori di legno sotto. Questo è girevole, vedete, a te follower che ce l'hai chiesto, basta chiedere, noi ti accontentiamo. Ecco qua, vedete, qua c'è la tenda. Quando noi la sera andiamo a letto, questa tenda viene abbassata, però noi di solito la prendiamo e la tiriamo sopra il letto durante il giorno. Questa è la camera di Carlo, ok?
Puoi venire fuori, tu, signorino? Cucù. Qua sopra la dinetta abbiamo questi due posti dove teniamo gli alimenti, scatolame, pasta. E di qua cosa abbiamo? Qua teniamo i piatti, ciotole, ciotoline. Poi qui abbiamo la nostra super Fossibot. Aspettate che tiro un po' sulla tenda, Carlo. Power Station, arrivo. Qua abbiamo creato un posto per la Power Station e Carlo l'ha fissata per sicurezza, ma sì, in modo che non cade. Comunque ragazzi, non so se ci avete fatto caso, questa luce qua sotto, caspita, è oro. sì, Prima qua sotto, quando facevamo i video, era buio, adesso bene o male si vede abbastanza bene. Si vede tutto benissimo. Quindi abbiamo fatto vedere il camper alla nostra cara follower, abbiamo fatto vedere questo pezzo di lampione. Questo pezzo di lampione. Angelina, gliel'hai fatto vedere il bagno? No, adesso vi faccio vedere il bagno. Non guardate il disordine perché oggi siamo appena saliti ed è tutto da sistemare, però chi se ne frega, non è che è molto sporco, è un po' disordinato eventualmente. Ecco qua. Qua attacchiamo alla porta i salviettoni per la doccia. Qua abbiamo un salvo oggetti. Qua abbiamo il contenitore per la roba sporca, ne mettiamo tutto da qua, vedete? Qua c'è la sacca, va a finire qua. E questo è il bagnetto. Carlo, riesci a accendermi la luce, per favore? Certo, basta chiedere. Vienimi in soccorso. Il super Carlo arriva. Non c'è tutta sta luce, però vabbè, qualcosina fa. Dai. Questo è il nostro bagno che noi abbiamo ovviamente ripristinato, ristrutturato un pochettino, abbiamo dato una mano di verniciata perché era inguardabile, diciamo. Carlo ha montato queste due scatolette, vedete? Qua c'è il nostro lavandino. Ovviamente sotto il lavandino abbiamo un altro ripostiglio, vedete, dove teniamo la carta igienica, i vari prodotti per il bagno e questo. Qua ci sono altri portaoggetti, 2, più questo. Adesso mettiamo le nostre cosine e poi qua c'è la doccia. C'è la doccia, il piatto doccia che adesso io tengo tutto qua, però poi quando ci serve ovviamente questo va via fuori sul tavolo. E un altro bel contenitore di sopra. Poi tengo il fono, le salviette di scorta. E questo. Vedi, veloce, svelto. Il nostro poldo è piccolino, non ci vuole molto per... E qua ovviamente c'è la dinette. Qua noi mettiamo il tappetino, adesso è lì così perché abbiamo fatto il letto, ma qua di solito va il tappeto. Tra l'altro, stavo pensando una cosa. Ho voluto anche farlo vedere il camper di nuovo, perché noi non abbiamo un camper nuovo, ognuno ha il camper, tra virgolette, che si può permettere. Perché vi dico questo? Perché non serve obbligatoriamente avere il camper nuovo per essere felici, per sentirsi liberi, per avere un camper. Uno può avere anche un camper un po' vintage se lo tiene curato e quando sale sul camper ti senti a casa. Ti senti sempre a casa e sempre bene, almeno. Ecco. Parlo per me. Sì, e io parlo anche per me, perché io quando vengo in camper, io mi sento proprio a casa. Questa io la vedo come la mia casa. Quando sono a casa è un po' mi rode, non vedo l'ora di venire qua. Però ragazzi, questo è il nostro poldino, non lo cambierei. Finché va. E poi a parte che non ce lo potremmo neanche permettere un altro, parliamoci sincero, ci accontentiamo del nostro poldo, cerchiamo di curarlo e di tenerlo al meglio. Poi qua c'è la porta. Allora qua abbiamo creato la zona Romeo. Qua sotto, non so se vuoi farlo vedere Carlo, qua ci sono degli scalini, questa qua è una porta, si apre. Ed estate naturalmente non ci sarà. Ecco, d'estate qua non ci sarà questa roba. Allora adesso io vi tolgo qua solo per voi, faccio questa rottura di maroni e volevo dire vi sposto tutto.
Allora, abbiamo fatto in modo che con questo di plastica, se cade un po' d'acqua non si inzuppa niente. Allora, questo qua è un pianale bello, un bel legno, Sì, sì. Lì sotto, adesso vi faccio vedere, l'avevo già fatto vedere, è una spugna questa qua, che l'ho messa in mezzo ai gradini, vedete? Allora, perché ho fatto questa cosa qua? Perché d'inverno a noi c'entrava un freddo da lì e noi con questa, chiamiamola cosa, inguardabile, ma tanto noi la nascondiamo, abbiamo risolto il freddo che c'entrava dalla porta. Ecco, e poi oltre al freddo abbiamo anche creato una zona per Romeo per farlo mangiare, dove ha il suo spazio, perché poverino, cioè, se lo mettiamo qua per esempio, noi dobbiamo passare, si rovescia tutto e non si può fare, dai. Allora Carlo ha inventato questa cosa e adesso siamo a posto. Questo è il nostro camper tour. Veloce, ma ve l'abbiamo fatto vedere. Ma noi non ci fermiamo qui, abbiamo l'ultimo acquisto. Allora, guardate che cosa abbiamo comprato. Fai vedere, Angela, alza. Abbiamo preso il supporto. Ecco, anche per il telefono, così rimane più stabile. Abbiamo una, come posso dire? Una seconda GoPro, dai. Ecco, uno strumento in più, ecco, è molto utile. Comunque è costato una stupidata, 10 euro se non mi sbaglio. Sì, poca roba. E almeno i carovaggi sono più attrezzati. C'è un buio qua, è già buio, vedete? Siamo da soli. Comunque le temperature stanno già cambiando, praticamente siamo verso metà febbraio, anche qualche giorno in più. Non fa più tutto quel freddo durante la giornata e già questa è una cosa buona. Poi volevo dire un'altra cosa. Che cosa voglio dire? Riguardo al camper, che prima abbiamo fatto vedere un po', diciamo, come è strutturato il nostro camper. È un 1.900 di cilindrata del 1999 ed è un camper, come posso dire, ormai classificato vintage. È un Carioca. È un Carioca il modello del camper. Non era fatto così, non era composto così. Sì, noi lo abbiamo praticamente, più che noi l'abbiamo preso già tutto modificato all'interno, per quello abbiamo due letti matrimoniali, sia questo qua che c'è sopra la mia testa, che sarebbe la mansarda, e sia quello in coda, che per noi, perché praticamente i vecchi proprietari lo hanno stravolto. Questo letto qua dietro dove dormo io praticamente non esisteva, vero Carlo? Sì, non esisteva, c'era di là la cucina, il bagno era fatto in un altro modo, hanno modificato tutto per comodità loro. Diciamo che due pazzi come me e Angelina potevamo comprare un camper così, ma è stato proprio quello che ce l'ha fatto prendere, il doppio letto. Sì. Devo dire la verità, noi siamo separati non in casa, in camper praticamente. Sì, è vero, il camper ci separa perché dormiamo separati, certo a casa no, però qua sì, soprattutto d'estate ragazzi, un caldo da morire. Chi non ha l'aria condizionata lo può sapere bene, ecco, e quindi preferiamo optare così per questa scelta. Per questa scelta, perché almeno io mi accendo il mio bel ventilatore là dietro, Carlo qua sopra si accende il suo, siamo belli scialli. Sì, e poi infatti uno col ventilatore si mette bello largo. Devo dire la verità, senza aria condizionata non è facile, però in qualche maniera noi è già qualche anno ormai che riusciamo in un modo o nell'altro ad arrangiarci, ecco. Comunque è un'ottima soluzione il doppio letto così grande. Tra l'altro adesso che il tempo non è più così freddo potremmo iniziare a fare anche qualche libera, Carlo, perché sì, non c'è più bisogno di stare attaccati, freddo non ce n'è più e quindi ci possiamo permettere anche di fare le libere. Sì, diciamo, non è che non c'è più il freddo, non c'è più il freddo da dover accendere le stufe, ecco, da avere la doppia stufetta, ecco, perché noi la utilizziamo soprattutto per questo. La stufetta ci salva d'inverno quando c'è meno qualcosa di gradi. Al male che vada abbiamo sempre la truma, abbiamo la nostra truma, c'è la nostra truma, se fa freddo l'accendiamo e è un freddo accettabile, dai. Sì. Quindi
Bene, è arrivata l'ora di cena. Cosa dici? Ci fermiamo qua a mangiare? Prepara qualcosina? Adesso la mia Angelina, anzi ci mettiamo qua, facciamo due chiacchiere, capiamo che si mangia. Che si mangia? Che si mangia. Non zaccio, però bisognerà fare qualcosa, dai. Tanto noi vi salutiamo. Un bacio ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao.